Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovissimo video. Concludiamo con un fantastico dolce il menù del cenone dell'ultimo dell'anno. Ho pensato di fare un dolce al cucchiaio senza cottura, così che si possa preparare tranquillamente in anticipo per poi dopo servirlo al momento opportuno. È un dolce molto leggero, una ricetta semplicissima, squisita. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere like, di attivare la campanella per non perdere nessun altro video che pubblicherò. Se volete fatemi anche della pubblicità. Come sempre, pinza e andiamo a cucinare. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna... Eccoci allora alla preparazione di questo fantastico dolce. Un dolce semplicissimo, una ricetta che mi ha dato un'amica anni fa e lo faccio diverse volte l'anno perché è uno dei miei dolci preferiti. Allora, come dicevo, è un dolce al cucchiaio che non va in forno. Serviranno savoiardi, yogurt all'ananas, panna da montare, lo sciroppo dell'ananas sciroppato e l'ananas sciroppato, zucchero e un pizzichino di sale. Basta, non serve altro, è veramente semplicissimo. Allora cominciamo subito a montare la panna. Quindi ci si mette la panna, il contenitore come sempre l'ho tenuto in frigorifero così che aiuti a montare, e andiamo a montarla. A metà aggiungiamo lo zucchero. Bene, allora siamo a metà montatura, ci aggiungiamo 4 cucchiai di zucchero. Ovviamente è opzionale, lo zucchero potete anche non mettercelo, però l'unico grasso che c'è è la panna, quindi secondo me un po' di zucchero ci vuole. Tra l'altro lo yogurt lo trovo quasi sempre quello 0% di grassi all'ananas, non trovo mai quello intero, quindi veramente non c'è niente, però è totalmente opzionale. Metto appena un pizzichino di sale, ok, e porto a montatura molto densa, va fatta. Ecco montata la panna, praticamente il più è fatto del dolce. Allora adesso ci andiamo ad aggiungere lo yogurt. Questo è yogurt all'ananas, come dicevo prima. Questo è quello magro, quello 0% di grassi. Se trovate quello intero gli dà un pochino più di struttura, io vi consiglio di prendere quello, però ecco, così è veramente anche, non dico dietetico, ma quasi. Allora aggiungo i 4 vasetti di yogurt. Adesso, come sempre facciamo, andiamo ad inglobare i due ingredienti dal basso verso l'alto, dal basso verso l'alto. Questa è una regola di tutte le cose che sono montate, che sia uovo che sia panna, bastano proprio pochissimi passaggi. Perfetto, allora questo lo faccio riposare un attimo al frigorifero, nel frattempo prepariamo i savoiardi. Eccoci allora ai savoiardi. Dunque, io qui ho la tortiera, è un dolce al cucchiaio. Se avete una pirofila, qualcosa di servizio, lo potete già mettere lì dentro, tanto poi dopo viene sporzionato da sopra, non è una torta. Io per comodità uso comunque la tortiera. Qui abbiamo lo sciroppo dell'ananas sciroppato e ci servirà come bagna per i savoiardi, un po' come abbiamo fatto con il caffè per il tiramisù. Vi rimetto qui la ricetta a tal proposito. Allora si prende i savoiardi e si inzuppano così, non vanno proprio affogati, perché sennò il dolce non avrà struttura, e li disponiamo sulla teglia. Ecco fatto. Allora lo strato è tutto ricoperto come abbiamo fatto per il tiramisù. Ho spezzettato i vari pezzettini di biscotto e li ho messi a tappare buchi. Adesso facciamo un bello strato con questa fantastica crema. Ok, allora come avete visto io faccio uno strato solo. Se voleste usare una tortiera più piccola o aumentare le dosi potete fare anche più di uno strato. Secondo me la caratteristica di questo dolce è proprio la freschezza, proprio è morbido al cucchiaio, insomma è delicato in bocca e tutto. Non metterei un altro strato di biscotti, però ecco, se volete proprio fare una sorta di, diciamo, torta, potete semplicemente aggiungere uno strato intermedio. Ovviamente la quantità che io vi do è per questa tortiera qui.
con una tortiera più piccola potete usare le stesse dosi, altrimenti aumentate le dosi della crema e dovete prendere però più 2 barattoli di ananas sciroppato, altrimenti potete usare direttamente il succo di ananas e bagnarli nel succo di ananas. Praticamente il dolce è fatto. Allora si dà una bella livellatina come sempre. Ok, queste fette di ananas io le uso come guarnizione e le dispongo così tutte torno. Talvolta c'è l'ananas, quello non a fette ma a pezzettini, io spesso ho usato anche quello, eventualmente alcuni pezzettini li mettete proprio dentro la crema e viene insomma un risultato discreto anche in quella maniera, così oggettivamente viene diciamo più bellino. Va bene, sono 8 fette, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fette, diciamo sono una decina di porzioni, però così viene bellino, specialmente dopo aprite la cerniera e lo servite in tavola eventualmente, oppure nella bella zuppiera come abbiamo detto prima. Questo lo copro con della pellicola e lo lascio riposare in frigorifero almeno un paio d'ore, poi se sono 4, 8 va bene lo stesso, meno di 2 ore forse risulta un po' troppo morbido, anche se già così è mangiabile. Quindi ci vediamo tra un paio d'ore. Eccoci, allora sono passate un paio d'ore, lo sporziono e si assaggia. Forse aveva bisogno di un altro po' di tempo in frigo, ma vediamo no. Ok, il dolce viene così, bello spumoso, morbido, profumato. Assaggiamolo. Buono, ogni volta mi stupisce. Buonissimo. Fatelo, questo è anche estivo, piace ai bambini, piace ai grandi, piace a tutti. Ovviamente a chi piace l'ananas, perché un po' d'ananas si sente. Fatelo e fatemi sapere. Alla prossima e buon anno. Buono.